L'intero progetto che stiamo sviluppando viene realizzato definendo nelle tabelle delle chiavi primarie particolari. Non sono semplici contatori. Il contatore non è un valore unico nel tempo e nello spazio, ma è unico solo nella tabella e nel database che stiamo analizzando. A noi invece serve un valore veramente unico, soprattutto nell'ottica di avere più applicazioni, un'applicazione magari in versione web con un database server, ma anche un'applicazione mobile dove il database risulta distribuito sui vari dispositivi. E quindi dall'inizio abbiamo optato per utilizzare una sequenza di 20 caratteri che dovrà avere appunto i requisiti di unicità. Solo che la sequenza di 20 caratteri non è gestita dal motore database. Dovremo preoccuparci di valorizzare i campi della chiave primaria prima del salvataggio sul database. La domanda è: benissimo, ma come creiamo questa sequenza di 20 caratteri univoca? Diciamo che l'approccio che abbiamo dato documentale alla nostra applicazione può aiutarci, perché nei documenti sono previsti dei servizi aggiuntivi, cioè servizi che svolgono un determinato compito già preconfezionato nel framework. E questo è uno di quelli, è il caso del servizio di identificazione documenti, che crea appunto questa sequenza univoca di 20 caratteri. Quindi se andiamo nel componente dove abbiamo i documenti e facciamo doppio clic sul documento appartamento per vederne le proprietà, troviamo un'area dedicata appunto ai servizi. Tra questi servizi il primo è il servizio di identificazione documento. Proviamo ad applicarlo. Tentiamo di applicare questo servizio, ma riceviamo al momento del salvataggio un avviso di errore. Il sistema mi segnala che nella libreria database non è stato trovato un dominio adatto con concetto uguale do_id. Ecco, ma cosa significa? Significa che per poter applicare questo servizio dobbiamo avere all'interno del progetto un dominio, un modello di campo, un modello che definisca la chiave primaria, quindi un modello che dica char, lunghezza fissa di 20 caratteri, ma soprattutto che nelle proprietà del dominio sia presente alla voce concetto la chiave do_id, una stringa. Rileggo, l'aiuto dice questo: nella libreria database non è stato trovato un dominio adatto con concetto uguale a do_id. Questo dominio, una volta presente, verrà applicato nella definizione della tabella. Precisamente il dominio verrà applicato sulla chiave primaria, ovviamente se il documento gestisce il servizio di identificazione documentale. Quindi, ricapitolando, per utilizzare il servizio di identificazione documento ho bisogno che la chiave primaria sulla tabella sia definita tramite un dominio e il dominio deve avere il concetto do_id che in questo momento non abbiamo. Allora annullo le modifiche di questa scheda e iniziamo, lo facciamo insieme così risulta più chiaro. Il primo step: dobbiamo creare il dominio do_id. Quindi nella libreria database con il tasto destro aggiungi dominio. Ricordate, il dominio è un modello di campo, quindi dovremo impostare in teoria come vorremmo la nostra chiave primaria. Cominciamo ad assegnare il nome. Il nome possiamo mettere quello che vogliamo, io scrivo modello do. Poi passo agli esempi di contenuto. La nostra chiave primaria sarà una sequenza di 20 caratteri qualsiasi, ma importante è quello dopo, e cioè precisamente la tipologia dati, che sarà char lunghezza fissa di 20. Queste impostazioni sono necessarie, ma attenzione, importante, prima di confermare è l'ultima riga dove c'è scritto concetto, perché come concetto noi dovremo impostare la stringa do_id. Ora possiamo salvare. Quindi nello step 1 abbiamo creato il dominio,
Lo step 2, possiamo impostare il servizio all'interno del documento. Quindi torniamo sul documento appartamento, impostiamo alla voce servizi l'identificazione documentale, quindi salviamo. Avete notato che questa volta non abbiamo ricevuto errori. Nel caso voi abbiate ricevuto qualche errore, vi consiglio tornate indietro con il video e guardate chiaramente come abbiamo creato il dominio. Per curiosità, controlliamo anche la tabella. Sulla tabella appartamenti, precisamente alla chiave ID, adesso troviamo l'impostazione del dominio, modello DO. Applicando il servizio, automaticamente il modello viene impostato sulla chiave primaria. Ovvio che se tutta la logica è basata su questa sequenza di 20 caratteri, vuole dire che il servizio identificazione documenti dobbiamo applicarlo dappertutto. Quindi vuole dire che dovremo applicarlo per esempio a media, a comune, ma anche a tutti gli altri oggetti che abbiamo definito. Lo lascio a voi come esercizio, vi lascio l'impostazione degli altri oggetti, degli altri documenti del servizio di identificazione. Quindi alla fine possiamo stare tranquilli perché in esecuzione alla creazione di un nuovo documento la chiave primaria sarà valorizzata automaticamente, sarà valorizzata con quello che viene anche denominato DocID, Document Identifier, cioè la nostra sequenza di 20 caratteri che è unica nel tempo e nello spazio.